Oggi vorrei portarvi qualcosa di divertente ma molto interessante allo stesso tempo. Infatti è decisamente difficile trovare dei design così modulari e così particolari come nel caso di questo veicolo elettrico. Oggi infatti voglio portarvi alla scoperta dell'electric brand X-Bus. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi dell'X-Bus, ma prima di cominciare come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi nessuno dei prossimi video. Grazie mille. Electric Brands viene fondata nel 2017 in Germania, ad Amburgo, e per essere precisi a Itzehoe, non lo pronuncerò mai bene, da Martin Henne, che a oggi copre il titolo di amministratore delegato dell'azienda. Riguardo a questa azienda online si trovano davvero poche notizie, ma comunque per quanto possa essere interessante sapere della fondazione dell'azienda, Electric Brands è nata davvero da pochi anni e non avendo fondi limitati come succede magari con le aziende cinesi, alcune di queste di cui abbiamo già parlato in altri video, in questi pochi anni non ci sono stati dei grandi sviluppi. Ed infatti passerei direttamente a parlare del loro mezzo di punta, mezzo iniziale in realtà, ovvero proprio l'X-Bus, che inizialmente si doveva chiamare i-Bussi, probabilmente per essere più accattivante l'hanno chiamato X-Bus. Ora io lo so che è inusuale rispetto al normale andamento dei miei video, ma devo dire assolutamente che questo veicolo è bellissimo a mio parere. È ovvio che è molto spartano, molto semplice anche probabilmente da costruire e molto squadrato, diciamocelo. Però non lo so, ha quella facciata, passatemi il termine, simpatica che può essere perfetta davvero per tutti. Ma passiamo ora a delle cose importanti davvero. Infatti questo veicolo viene definito proprio dall'azienda come il più innovativo e modulare veicolo leggero al mondo. Ora io non conosco tutti i veicoli che sono in produzione nel mondo, ma è innegabile che questo sia sicuramente ambizioso. Infatti, invece che creare un'auto da zero con un design molto più classico, molto più convenzionale rispetto a quello a cui siamo abituati normalmente, sono andati a creare un veicolo che potrebbe essere utilizzato sia come auto o van di tutti i giorni, ma anche come camper o come furgone per le consegne, andando molto a riprendere quello che poteva essere il T2 della Volkswagen, andando probabilmente a fare un lavoro migliore rispetto a quello che Volkswagen ha fatto con la rivisitazione del proprio T2. Inoltre con questo veicolo andranno a puntare sulla riduzione di peso, facendolo entrare nella classe L7E, risultando come un quadriciclo pesante in Germania e in altre parti d'Europa, andando così ad aumentare l'efficienza dell'X-Bus e andando anche a ridurre il prezzo finale di vendita. Ma parliamo adesso delle specifiche tecniche di questo veicolo, perché sembra tanto grande, ma per quanto è modulare non lo è poi così tanto. Infatti per le dimensioni di questo veicolo abbiamo una lunghezza di 3,96 m, una larghezza di 1,60 m ed infine un'altezza di poco meno di 2 metri. Ma sicuramente la parte più interessante di questo veicolo è il fatto di essere modulare, che permette all'X-Bus di avere diversi moduli anche per quanto riguarda la batteria del veicolo, andando a prevedere ben 24 pacchi batterie da 1,25 kWh ciascuno. Questo veicolo inoltre sarà dotato di 4 motori elettrici posti su ogni singola ruota, come poi abbiamo visto fare anche in altre compagnie automobilistiche con i loro veicoli elettrici, permettendo all'X-Bus di avere una trazione integrale molto utile se si vuole andare magari in alcune parti più inaccessibili per campeggio per esempio, o magari per portare dei pacchi in luoghi un po' più rurali. Questi 4 motori permetteranno al veicolo di avere una potenza di 15 kW o 20 cavalli ciascuno, che permetterà un'accelerazione fino a 100 km/h. Ovviamente la velocità massima non è altissima, ma penso sia
poco importante in realtà con un veicolo del genere. L'X-Bus avrà una potenza di picco di 56 kW o 76 cavalli, avendo una coppia massima di ben 1000 Nm di coppia. Questi dati ovviamente sono stati forniti dall'azienda, quindi nessuno ha ancora davvero testato se questi numeri sono reali. Quindi per ora bisogna prendere per vero quello che Electric Brands decide di buttare fuori alla stampa. Per quanto invece riguarda l'autonomia di questo veicolo, l'azienda dichiara che saranno possibili fino a 600 km con una ricarica completa, ma che ovviamente questa autonomia potrebbe variare in base ai moduli montati sul veicolo. Inoltre l'X-Bus sarà dotato anche di celle solari poste sopra il veicolo, che dovrebbe essere in grado di generare 13 kW di energia al giorno. Questo chiaramente solo se ci sono le condizioni perfette per generare questa potenza, ed è stato anche dichiarato che il consumo medio è intorno ai 5-10 kWh per 100 km. L'azienda tedesca ha dichiarato che non sarà possibile ricaricare l'X-Bus oltre al livello 2, ovvero un massimo di 11 kW, ma quello che ha detto è che con una presa da 220 volt sarà possibile ricaricare il veicolo in 5 ore più o meno. Ma Electric Brands sta anche pensando a un modo per velocizzare questa ricarica, proponendo l'idea di un'infrastruttura che vada a sostituire le batterie direttamente dal veicolo, un po' come fa NIO con il suo battery swap. Ma essendo l'X-Bus così modulare, potrebbe funzionare anche meglio di come funziona per NIO, incredibilmente. Questa volontà di non mettere il livello 3 di ricarica penso sia dovuto allo stesso discorso del ridurre il peso per farlo rientrare nella categoria L7E, e personalmente spero non gli si ritorca contro nel futuro, andando così a limitare le persone interessate a questo veicolo, anche perché questo alla fine dei conti nella vendita di un veicolo del genere non è un piccolo fattore da lasciar perdere. Tutto sommato però il punto forte dell'X-Bus è sicuramente la modularità e ben 8 diversi design che possono essere integrati andando a creare un veicolo perfetto per ogni determinato momento. Nella sua versione più basica troviamo infatti la versione Freedom con 3 posti a sedere nella cabina frontale e niente nel retro. Infatti va come base per montare poi i successivi moduli. Tra le opzioni possiamo trovare il bus, ovvero con 2 moduli successivi a quello ovviamente base, che va ad aggiungere 5 o 6 posti, non è ancora stato dichiarato precisamente. La versione pick-up, che ovviamente, come dice il nome, va a creare un cassone al posteriore del veicolo aperto. La versione camper, che ha la possibilità di estendere alcune parti dell'X-Bus per andare a creare più spazio vivibile all'interno, e anche la versione box, dove è possibile mettere un cassone coperto dietro la capsula di guida per andare a fare quelle che si chiamano last mile delivery, e quindi andare a portare i pacchi in città grosse o la posta o qualsiasi altra cosa. E penso che questa opzione sarà molto interessante per le aziende, dato che potranno caricare oltre 1000 kg di merce. Ma passiamo adesso alla parte che so che interessa a tutti voi, ovvero il prezzo di questo X-Bus. Vi dico subito che i prezzi variano di molto rispetto a modulo e modulo, e non solo. Infatti esistono ben 2 varianti di X-Bus, ovvero quella stradale e quella off-road, che offre fino a 6 cm di ground clearance o altezza da terra, per andare appunto in ogni parte senza doversi preoccupare dell'altezza da terra, appunto. Nella sua versione più economica, ovvero la versione Freedom stradale, che poi è necessaria per montare i successivi moduli aggiuntivi, possiamo trovare l'X-Bus ad un prezzo di 17.380 euro, mentre nella sua versione più costosa, ovvero quella camper off-road, possiamo trovare l'X-Bus ad un prezzo di 31.680 euro, che comunque, dato quello che offre, non è poi così tanto. L'azienda tedesca prevede di avviare la produzione in serie
serie dell'X-Bus intorno alla prima metà del 2022, con un target di produrre intorno alle 200.000 unità entro i prossimi 5 anni. Il servizio di vendita avverrà attraverso dei concessionari già esistenti di altri brand, permettendo all'azienda di avere un'esposizione senza dover fare grandi spese di marketing. È sicuramente una modalità particolare di vendita e non so, forse potrebbe anche funzionare, contando che è un brand totalmente nuovo e gli darebbe quell'esposizione in più che magari da soli farebbero fatica ad avere. Quello che penso io dell'X-Bus è che sia stato pensato inizialmente con l'idea di venderlo ad uso commerciale, come last mile delivery, come dicevo prima, ma data anche la possibilità di modulare questo veicolo come si vuole, si espande di molto verso l'interesse di tantissime altre persone che vorrebbero utilizzarlo magari come camper o magari come pick-up, un po' stile Ape se vogliamo. È ovvio che 200.000 veicoli nei prossimi 5 anni sembrano relativamente pochi, ma sono quelli che saranno più difficili da produrre, perché è proprio l'inizio della compagnia e, come abbiamo già sentito dire Elon Musk centinaia e centinaia di volte, e come vediamo anche con compagnie automobilistiche nuove come Lucid o Rivian, il prototipo è relativamente facile, ma la produzione è la parte difficile. Ma in ogni caso io auguro a Electric Brands e X-Motors tutta la mia solidarietà e spero davvero di riuscire a vedere questi veicoli sulle nostre strade, perché è molto importante avere queste idee così rivoluzionarie, così particolari e così modulari per andare a creare qualcosa di nuovo che ispiri una nuova generazione di auto completamente diverse da quelle di prima. E questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di X-Bus e particolarmente questa volta vorrei sapere se vorreste vedere un veicolo del genere. Io vi ricordo di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.